Buongiorno, bentornati sul canale. Sono nel regno di mio zio, qui. Ha avuto un'officina a Milano per tantissimi anni, quasi tutta la sua vita, e poi ha deciso di tornare nel suo paese d'origine. Ho usato, forse non l'avevo detto, ma sto usando Rapolla, dove mia mamma è cresciuta, come base. E da qua mi sposto. Un giorno qua, un giorno là. Ho caricato la moto. Quest'anno mi sono portata un drone, con l'obiettivo di imparare mentre sono in viaggio. Mi fa molto sorridere perché sono arrivata a Rapolla verso l'1:30, le 2, non c'era un'anima per strada, non c'era nessuno. E anche in questi giorni ho osservato che c'è come una siesta lunga, diciamo, dalle 12:30 barra l'1 fino alle 5. Fa anche molto caldo, ci sta. Però ecco, questi ritmi molto lenti, perché la mattina si beve il caffè, poi un altro caffè, si chiacchiera, ci si trova, anche se devo dire che l'ho trovata meno popolata di come mi ricordavo quando ero piccola. I giovani, magari la sera anche quando escono vanno a Melfi invece che a Rapolla, e in generale, insomma, il ricambio generazionale, tanti hanno lasciato questo borgo per trasferirsi magari in città più grandi. Comunque, bando alle ciance, è ora di partire. Con chi siamo qui? Chi sei? Teodosio, Teodosio, che è l'unico palme. attivo, Ma dove siamo? Pietragalla. A Pietragalla. Di oltre 210 solo il tuo palmento è attivo, Un violante. nel senso che produce ancora il vino. Sì, si sente ancora l'odore del vino. Lo sento, e anche quel bellissimo odore di umidità. Questi si chiamano palmenti, Sì. in latino pavimentus significa cippeggiò, si pigiava a piedi. Ah! In una delle vasche. E ogni palmento è formato da 3 vasche. Però, mo che sali sopra, ci sono pure palmenti con 3 vasche piccole, 3 vasche medie, 3 vasche grandi. 4 vasche piccole, 4 medie, quello è per più famiglie. Ok. Questo è singolo. Ok. E qui è formata una vasca piccola che qui non la vedi, Sì? che era all'angolo, al posto della sedia. L'abbiamo tolto per questione di igienica, perché il nostro vino ha preso un bel volo, è andato a vedere il festival di Merano. Ha viaggiato? E prima il trasporto ne ha fatto coi muli, dal vigneto qua si chiamava il viaggio. Si arrivava qua coi muli, si scaricavano i din nella vasca piccola, si toglievano le scarpe, le calze, si sciacquavano i piedi in quel secchio di ferro. Quello è un secchio da 40 anni, vedi che è turbucato. Sì. E poi cippecciò si pigiava coi piedi e c'era un po' che portava il mosto nella vasca grande. L'uva pigiata, prima si buttava una raspa tutta dentro, si prendeva la forca, quello con i 4, e si buttava dentro. Quella è una vasca da 100 quintali. 100 quintali. Ma hai rifatto la pavimentazione, eh? Sì, e qui la fermentazione delle 25 ai 30 giorni. 25-30 giorni, un lungo periodo. 2 anni fa siamo stati 33 giorni E e non riuscivo a scendere il grado carino. cosa si fa nel frattempo di questo E niente, periodo? bisogna aspettare che quello normalmente ogni giorno dovrebbe scendere un grado. Ok. Allora, poi quando ha finito che è tutto piatto, si può passare, si può tirare. Però prima di tirarla si misura il gran zuccherino col mostimetro. Ai tempi di mio padre e mio nonno il mostimetro non ce n'era. Però potessero misuravano pure meglio. Chi lo sa? Alle volte, no? Sì. Questa qua. Vediamo. E questa come si... ha un nome?
Questo si chiama la ciarla. La ciarla. In dialetto rucciola. Rucciola. Questa calavera dentro. Sì. Per fare la croce volevano 3 persone. Ognuno beveva i suoi lati e il parere doveva essere 2 a 1, ci doveva essere la maggioranza. Se c'era la maggioranza si poteva proseguire, se non c'era la maggioranza si ritendeva un altro giorno. Che poi l'altro giorno era la scusa per bere un'altra volta. Mi sembra il sistema più intelligente del moderno. Fatta questa operazione si passa alla vasca comunicante. Qua sotto oggi se vedi c'è un tubinetto. Vedi? È senza lucente. Ah sì, 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 lo vedo, chissà Ai se... tempi di mia nonna per tappare quel buco usavano una stotta. Sarebbe la canapa, quello che usano gli idraulici vicino ai rubinetti. sì, C'è sì. tante palline che con un bel rapporto pistonavano e ne vanno 10-11 palline. Poi se lo segnano vicino a me quante palline avevano messo con la matita perché dopo un mese si scende giù. Si fa il conto alla rovescia e quando all'ultima pallina deve essere sveglio che mentre che tiri deve fare il salto fuori. Se no esce come un calimero. Certo. Che meraviglia. Il pungitopo è la sparaggina. Il pungitopo sarebbe quello che fanno gli addobbi natalizi. Sì? La sparaggina è dove fanno gli asparagi. Sei andato col portasparagi? E sono andata alle sagre degli asparagi, a mangiare gli asparagi. Non sono andata ad asparagi, no, mai. Mai. Quelle sono buone. E quelle si usa. Il pungitopo e la sparagina si intrecciano nei ramoscelli. Questo è per qui per spiegare alla gente, se no ogni anno siete in noi. Certo. Sì, e poi o il giorno prima o la mattina prima che si va a vendemmiare, dentro questo mazzo che si posa davanti alla bocca dalla vasca grande. E subito si mette questa pietra. Questa pietra? Ah, C'è il brillante. C'è il cellulare. Sì? Accendilo, ti faccio vedere un'altra novità. Accendo la luce. È brillante. Wow. Feci queste tavole. Oh, ma anche queste brillano, ma non è legno? Sì, è legno. È legno? Quello che brilla, sai che cosa? Di cosa stiamo parlando? Quello è tutto zucchero cristallizzato. Zucchero, zucchero cristallizzato, questo dà questa luce, questo brillo. Le tavole là si mettono sulla vinaccia. Le tavole si mettono là, ma e quindi rimangono immerse nel mosto? Mi è sfuggito questo passaggio per cui ci siamo collegati alla caccetta dentro e queste le mettono a sole, invece che anche là. Ah certo, ma lo ciccheranno sempre. L'anno scorso, la settimana prima di Natale, io ho avuto un pullman da Genova positivamente a vedere questo qua. Erano 60 persone. Tutti i costi volevano una tavola perché per di conto si doveva tagliare un pezzettino di quella tavola. Ah, Ho detto neanche se mi date 1.000, 2.000, 3.000. non è in vendita! È una storia bellissima. Questo non l'ho visto da nessuno. No, non ho mai visto una cosa del genere. Cioè che lo zucchero si sia depositato sulla tavola di Quando legno. vedi sanno fregare. Però qui lo si vede, ma anche un po', possibile che abbia preso anche il colore un po' viola della vinaccia. Questo si mette là davanti, si poggia questa pietra sopra. Sì. Perché si poggia? Perché quando va la massa del mostro non si sposta, è sempre là. E si da filtro. Ed esce filtrato meglio dei filtri moderni. Adesso quante novità che ti sto dando. Incredibile, incredibile. Testate dal 1700. Certo. E noi ancora oggi portiamo avanti questa. E ancora siete dei pochi a portare avanti questa tradizione. Noi siamo. Solo voi. Anche Gli altri per comodità, siccome qui non c'è né acqua né luce, per comodità io sono fatto nel garage. Certo. Però come viene qua, non viene nel garage. Come il caffè fatto in posti dove l'acqua non ha il suo stesso sapore di un altro. Cambia tutto. Cambia tutto, anche la percentuale di umidità, immagino. Poi vedo che sono orientati anche
sono entrati al sole. Sto dicendo io, se fai gas, tutte le porte rivoltate a sud-est. Sto pensato. E questo, sì, questo perché? Perché come spunta il sole, ha aiutato l'alimentazione. Certo. E le cantine sono tutte a nord per la conservazione. Erano intelligenti una volta. Con quello che avevano si arrangiavano. E questa spada di ferro può servire per poggiare i barili. I barili per trasporto, per Certo. 35-40 litri. Certo. Si mettevano qua sopra, si calava quel secchio di ferro nel polso. Sì. Riempivi i barili, caricavano i muli e si portavano sotto a paese che ci sono le cantine. Ah, certo. Poi ti do una data se vuoi venire. Sì. Non lo so. 13 e 14 agosto fanno cantinarte. 13-14 agosto qua. Canti in arte? Aprono tutte le cantine. Si parte da qua, Sì. si va nel centro storico, si mangia, si beve, si parla. È un fiume in piena fino alla mattina vicino. Bellissimo. Oh. Bisogna venire però con un pullman che guida qualcun altro, non in moto. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia, da noi si beve molto bene, anche da noi ci sono tante cantine, ecco, però questa storia è unica, Questa storia in Italia è unica, non esiste. non esiste. Fatto questa operazione si passa alla lavorazione della vinaccia. Bisogna tirare fuori la vinaccia. Come si fa? Come si tira fuori? Dire, signora, può vedere. Questo è l'unico. Parla italiano? No. No. This is the only active one. They're still making wine. This is the only place where they're still making wine. Non c'è più la traduttrice. Yes, out of more than 200 palmente. More than 200, this is the only one. They're still making the wine. This is the wine they're selling, and they're still making it using the traditional methods. That's incredible. Dicendo, bisogna tirare la vinaccia fuori. Sì. Mio padre ha fatto l'immersione a cappello con le tavole, quelle là. Se non di quei tempi, dall'età di 10 anni mi sono qua dentro. Certo. Mio nonno soltanto la spiana me la lasciava. E quando io mi alimentazione non dovevo arrivare a 40 gradi. Caspita. Ti puoi fare anche i bagnitori. Certo. Muore di caldo. Che facevi? Io poi una volta toglievo tutta la vinaccia asciutta Sì. e la buttava. E non si buttava niente. Con là si fa la gratta. Si dà i maiali e i prosciutti sono più saporiti. Con lì le belle rosse anche se si ubriacavano. Come si dice, dalla terra viene e dalla terra va. Torna, wow. Non si butta niente. E noi normalmente, quando si tira il vino, proprio per tradizione, solo fa festa. Facciamo i ceci, fa la pizza e qua davanti l'anno scorso, senza pubblicità, c'erano 110 Avete capito? Un anno solo si è permesso il mio figlio di pubblicizzare su Facebook. Qui si sono presentati 3 pullman. Abruzzo, Toscana e Puglia. Noi non sapevamo che pesce prendere. Quello volevano sapere, noi dovevamo lavorare. Ci siamo guardati, mio figlio, come fa? Nel Poggio a Salivana, nel centro buono, che erano curiosi di vedere. Certo. Abbiamo preso il tavolo, abbiamo messo fuori, la gente mangiava, beveva sotto al torchio. Ci hanno aiutato tutti, dal più piccolo al più grande, per la curiosità di fare tic e tac, tic. Bellissimo. Però dopo, più di qualcuno, è andato a dormire sopra i palmenti. Dormire. Si è ubriacato. Quindi, diciamo, è andato tutto. Questa è la storia del palmento. Poi si è avuto dopo mio figlio Agro ha disegnato il palmento. Questo 3 anni che va al Festival di Merano, la rassegna internazionale dei vini, Tuo figlio l'ha disegnata? Sì. Che bella. e il palmento. E poi in più come azienda qui facciamo anche la pasta, col vecchio grandi una volta. Col grano duro facciamo la pasta, col grano taglio facciamo i taralli. E in più facciamo questo qua. Questo non lo so, a vapore penso lo usa, questo è in posto cotto. Si usa a Natale sui dolci, sui formaggi. Qui fa la neve facciamo la granita e mia nonna dice, invece andare in barmagia,
quando hai mal di gola, prendi un cucchiaio la mattina, una sera, funziona. Alla faccia delle medicine moderne. Io so tutti la serie John Presete. Ci credo. E a Natale dall'8 dicembre lì e noi almeno ci ho preso Grazie mille per questa visita. Grazie mille. un bigliettino Volentieri. con, come ti posso dire, la fecce, la pose del vino. Ah, che è lo scarto dello scarto dello scarto, insomma. Eppure si può creare arte e bellezza, nonostante... Beh, però me l'hai insegnato prima, no? Che niente si perde, niente viene buttato veramente. Allora, cosa stiamo assaggiando? Cosa mi hai fatto assaggiare? Moscato, Piccolo assaggino. malvasia e poi c'è il retrogusto del pinot. Eccezionale. Rigorosamente col tarallo. Cottarà con i biscotti, noi lo beviamo su tutto. Beh, io sono nato qua. Cioè, io e lui siamo della stessa Carcassa. Carcassa! del 55 siamo cresciuti insieme, abbiamo giocato insieme in Inghilterra, Inghilterra. lì così. Sono mezza lucana, io, quindi No, c'è un po' ti capisco. Mi dicevi del libro di tuo papà? Sì, quel libro lì praticamente racconta tutta la storia di Pietragalla e i palmenti. Dal nome all'indagine sulla eccezionalità dei palmenti come sito unico in tutta Europa. Lui è stato in Spagna, perché anche in Spagna ci sono le bodegas che hanno un aspetto molto simile a questo, soltanto che lì sono proprio cantine, cioè di riserva del vino, dove vai ed è fatto in una certa maniera. Qui invece c'è tutto un processo per cui si pigia l'uva, la si fa fermentare, si raccoglie, si fa fermentare il mosto, si raccoglie il vino e poi lo si porta in dei rut, cioè sopra nelle quelle che le rut. Ci sono le cantine. Soltanto che qui le cantine sono quelle dove si mesceva il vino. Cioè il processo del vino a Pietragalla è completamente diverso da tutte le altre, perché a est c'erano le vigne, a sud-est. Queste qui hanno tutto orientamento verso sud-est, come puoi vedere, perché Il sole, no? non Sì. solo per la fermentazione, ma anche perché si poteva sfruttare la luce naturale per poter a novembre si alza così. E quindi poi dopo un po' si portava su con Dopo che si abbinava, per la conservazione andava nelle cantine. nelle cantine scavate nella roccia, appicconate. A si mano. vedono a mano, si vede, ma in fondo. Cioè io con mio nonno Cammino andavo pure profondo 100 metri. 100 Si metri. scendono Sì, 50 sì. o 40 gradini. Allora, mia zia quando andava il nonno gli diceva di andare a prendere il vino, aveva paura perché noi avevamo uno yaz, cioè un posto, il posto dove tenere la Andavo con la candela. ed era in fondo, faceva freddo ed era scuro. Certo. Quindi lei aveva paura, ma anch'io avevo paura. Poi c'erano delle Ripide. scale ripide così che ci fai paura. Quindi in fondo. E poi da lì, una volta che si spillava, quindi verso questi tempi qua, il nuovo anno, il nuovo vino. So. Che là poi in cantina fa la seconda fermentazione. Lo si portava nelle quelle che noi chiamiamo cantine e dove si mesceva il vino ed era il centro di aggregazione, ma anche lì sulle cantine ce n'erano 20-30 cantine nel paese. Un'idea di mio padre era fare la cernita delle cantine, cioè praticamente oggi si direbbe wine bar. Da lì allora c'era, chiaramente c'è tutta una storia in una famiglia di vecchi avvinazzati o di giovani, anche giovani avvinazzati, che poi purtroppo non c'era assolutamente niente. E si beveva. Che poi, non so se gli hai raccontato il fatto che il vino di Pietragalla era molto rinnovato, tant'è vero che qualcuno andando a Parma, in un'osteria di Parma, in un ristorante di Parma, c'è ancora un menù del tempo, del 1800, fine del 1800, in cui c'era il vino di Pietragalla.
Ah, vedi che viaggiava, ha sempre viaggiato. Sì, perché c'era Il centro che venivano i paesi e le regioni limitrofe. E poi racconta tu la storia della scelta del vino, della vendita del vino, chi doveva vendere il vino, perché poi c'erano i sensali praticamente. Quello che facevano da intermediari. Quello che doveva decidere fra il compratore e il venditore, doveva convincere il compratore a prendere quel vino piuttosto che un altro. Certo. E chiaramente c'era sempre più o meno l'accordo. È recentemente morto uno degli ultimi e lo raccontava sorridendo di questo fatto qua. Chiaramente doveva venderlo. Chiamavano Uvasara. Uva Sara? Che vuol dire letteralmente? Che faceva da intermediari. Ah, ok, un commerciale, un commerciale. Vabbè. Sì, Uva Sara. un assaggiatore così che doveva dire, ma poi non c'era nessuna tecnica specifica. Insomma, in passato si beveva tantissimo, ma tuttora però, dai, sì. Anche oggi. Sì, peccato che è diventato un po' diverso perché si beve più birra che vino, di vino se ne vende. Ma oggi c'è una controtendenza, sto notando che anche i giovani se ne prevendono. Speriamo. Sì, ma per dire, un tempo Io la birra, ma a me non piace la birra, quindi bevo solo vino. tieni presente che queste sono tutte scavate nella roccia, cioè questa parte qua è tutta scavata nella roccia. Un tempo erano all'aperto. Poi, siccome ce n'erano talmente tanti, in quel periodo lì l'odore del mosto andava in tutto il paese e la gente si sentiva male, il comune ha detto copriteli perché la gente sta... Era così forte da raggiungere il paese? Quindi pensa quanto vino c'era, no? E quindi, vedi, sono state fatte senza malta, senza assolutamente niente, qualcosa adesso poi rispetto all'originale magari qualcosa è diverso. Sono stati coperti, quindi Quindi i materiali utilizzati erano il tufo il tufo locale? il tufo locale lavorato e poi conci di pietra, cose di questo tipo qua. Chiaramente adesso quella lì è qualcosa che è stata messa per rinforzare. I palmenti da tutte le parti, se tu vai in Calabria, in Toscana, sono tutti all'aperto, in Sardegna, sono tutti all'aperto. Però c'è una vasca di pigiatura rotonda in genere, poi c'è una vasca di fermentazione, ma la fermentazione veniva all'aperto e dopo, quindi erano su 3 livelli. Qui c'è proprio un concetto diverso, completamente. Cioè andare a scavare qui dentro per almeno un paio di metri non era una cosa molto semplice. Questa qui, adesso probabile che questa sia stata fatta, però anche qua è stata rimodernata. Però qui era roccia, lo vedi anche qua. Ci sono ancora dei palmenti in cui la copertura è crollata e quelli erano quelli originali di un tempo, di come erano all'inizio. Stiamo parlando i primi, come dice lui, 1700, prima erano isolati. Qui stiamo parlando dal 1830 in avanti, 1830-1860. C'è una mappa del 1813 del paese in cui i palmenti, questa si chiama Contrada Toffi non per niente, non c'erano disegnati. Quindi papà ha individuato tra il 1830 e il 1860. Man mano venivano costruiti, si stava là sotto, poi man mano si saliva e poi ci sono. Questo viaggio mi sta tutto abbandonando, microfono scarico, GoPro che si rompe. Però ci tenevo a trasmettervi questo luogo e soprattutto di quelle persone che se ne stanno prendendo cura perché hanno a cuore l'identità, il territorio. Pensate che questi palmenti sono stati costruiti da persone senza cultura, ma con una grandissima conoscenza pratica.